Buongiorno a tutti e benvenuti anche per questo Ignite alla sessione di incontro con le community, di discussione con community e con i nostri colleghi che si occupano in qualche maniera di formazione. Come abbiamo fatto negli altri anni, ci ritagliamo all'interno di Ignite, ma anche all'interno di Build, un momento specifico per parlare in italiano con gli sviluppatori italiani. L'obiettivo della chiacchierata di oggi, se volete, è quella di andare verso una modalità di interazione un po' diversa rispetto alle altre volte. Avremo solo circa una trentina di minuti, ma li sfrutteremo bene. Abbiamo ospiti esterni, abbiamo persone Microsoft, parleremo di diversi aspetti. Come potete vedere dall'agenda, e qui chiedo ai miei colleghi che si occupano della regia di passare and switch to the slides, we have the possibility, scusate, ok, abbiamo dato un tema che è quello dell'upskilling. Allora, che cosa sono le tematiche di upskilling per Microsoft? Le tematiche di upskilling sono tendenzialmente la possibilità di rispondere ad un'esigenza molto forte, che è quella di formare quanto più possibile gli sviluppatori italiani verso quelle che sono le tecnologie di ultima generazione. Ora, nel corso di questa sessione, come per tutte le sessioni Ignite, vale il codice di condotta, il Code of Conduct dei Microsoft Digital Event. Se per qualsiasi motivo ritenete che i contenuti possano essere in qualche maniera inappropriati, vi prego personalmente di contattare l'indirizzo email buscond@microsoft.com che vedete lì. Insieme a me oggi ci sono altri due colleghi ed un ospite esterno. Tratteremo le tematiche di community di formazione con Daniele Pagani di Codemotion e con Mariangela Orme e Massimo Bonanni, che sono i colleghi che all'interno di Microsoft Italia più degli altri con tutta probabilità si occupano di quelle che sono le tematiche di formazione di quelli che sono sviluppatori e comunque figure tecniche all'interno dei nostri clienti e anche all'interno delle community. Massimo è notoriamente un membro di community Microsoft, anzi storicamente un membro di community Microsoft. Mariangela segue proprio un programma specifico di formazione per i nostri clienti enterprise. Io direi di non porre più tempo in mezzo e di entrare nel vivo dei contenuti. Ora, nella parte di introduzione, un po' come avevamo menzionato nell'abstract di questa conferenza, di questa sessione, l'idea era quella di condividere con voi alcuni numeri. Alcuni ve li mostro a slide, come quelli che vedete qui, altri li discutiamo un po' più a voce, ma sono secondo me abbastanza interessanti. L'obiettivo era quello di condividere quello che è lo stato del mondo degli sviluppatori in Italia, visto dal punto di vista di Microsoft. E quando dico visto dal punto di vista di Microsoft, intendo Microsoft allargata. Come sapete, Microsoft ha una quantità, se volete, di possibilità e di strumenti per ingaggiare con gli sviluppatori. Oltre a queste ci sono anche delle piattaforme. Con l'acquisizione di GitHub abbiamo accesso ad una importante, se volete, quantità di informazioni che ci danno un'idea di quali sono le modalità di lavoro di determinate categorie di sviluppatori. Dall'altro lato, un'altra società con cui Microsoft ha forti rapporti, perché appunto è parte del nostro gruppo, LinkedIn, ci dà un altro spaccato di quella che è la situazione degli sviluppatori in Italia. Che cosa ci possiamo dire? Allora, tendenzialmente, secondo i dati di LinkedIn, in Italia ad oggi ci sono più di 300.000 sviluppatori professionisti. Per sviluppatori professionisti intendiamo sviluppatori che guadagnano da vivere, per intenderci, attraverso quella che è la componente di scrittura di codice. Quindi non studenti, non hobbisti. Se includessimo anche questa categoria sarebbero molti di più. C'è stata all'interno di questa popolazione una fortissima crescita nel corso degli ultimi mesi. Ora, è innegabile che il Covid ha dato un'accelerazione a tutta una serie di economie digitali o ha spostato anche segmenti di mercato un po' più legacy, un po' più ancorati a lavorare in maniera, diciamo così, classica verso un mondo un po' più legato alla presenza web, all'automazione, all'interazione o l'integrazione di processi e flussi diversi. Quello che abbiamo osservato è stato quindi in Italia negli ultimi 12 mesi letteralmente una crescita del 14% di quelle persone che si definiscono
definiscono sviluppatori professionisti puri, cioè che fanno sviluppo, non fanno sviluppo e system management e un po' di tutto. Questo è importante perché dà l'idea di quanto lo sviluppo in sé stia crescendo come importanza sul mercato. Non solo questo, ma una crescita astronomica rispetto al numero precedente è invece il numero di sviluppatori che hanno acquisito o indicano di aver acquisito o di aver iniziato a lavorare con tecnologie legate ai cloud iperscalabili, quindi non legate a container o tecnologie che possono essere assimilate o funzionali al lavoro in cloud, ma proprio che hanno acquisito competenze di lavoro su Azure, AWS, GCP e quant'altro. Questo dà un'idea di che cosa? Del fatto che c'è una crescita notevole che in parte, allora, il numero è per certi versi impressionante, ma in parte anche giustificato da quella che era la nostra condizione di partenza. Se guardiamo i numeri italiani nell'accezione del mondo europeo, noi all'interno di Europa, inclusi i big player, quindi UK, Germania, Francia, eccetera, ci posizioniamo come numero di sviluppatori tra il quarto e il quinto posto, ce la giochiamo con la Spagna. Abbiamo però una modalità di approccio allo sviluppo un po' diverso rispetto soprattutto alle country che ho menzionato prima o alle country del nord Europa e anche nei confronti della Spagna stessa. Da noi non ci sono grandissime software factory all'interno dei nostri clienti più grandi, se parliamo del segmento enterprise. Questo significa che quelli che sono i global system integrator, quelle realtà che fanno da hub per quanto riguarda la parte di diciamo così, gestione dell'IT dei nostri clienti, sono quelle che hanno all'interno una grandissima popolazione di sviluppatori, quindi società che si occupano di gestire il codice per conto di quello che è l'IT interno di clienti più grandi. Questo significa che abbiamo realtà che sono un po' più lente nell'acquisire o nello spostarsi per mille motivi, perché appunto abbiamo detto non c'è sempre solo la tematica interna, c'è il contratto, ci sono i costi indotti, eccetera, ma in termini di acquisizione di competenze, di penetrazione delle competenze cloud, come Italia siamo un po' più indietro anche rispetto alla Spagna, semplicemente perché in Spagna c'è un mondo, quello del gaming ad esempio, che è fortemente legato allo scenario cloud e questa cosa aiuta, diciamo così, le utenti a partire un po' prima di noi. Tutto ciò sta subendo una forte accelerazione, inutile dirlo, da quando abbiamo iniziato a vedere i vari player, come abbiamo detto, che stanno portando a presenza del data center in Italia. I primi data center Microsoft arriveranno nel corso del prossimo anno e quindi ci aspettiamo anche qui un'ulteriore evoluzione, se volete. Però al netto di questi numeri, che non vorrei commentare da solo, c'è poi tutto il resto del ok, ma se ci sono tutte queste persone, c'è una fortissima crescita, come viene poi gestita l'esigenza, se volete, delle persone che si stanno formando per imparare? Ecco, questo discorso lo devo affrontare appunto in due momenti, con prima un hub di community Codemotion e poi con i colleghi che seguono appunto la parte di formazione in Microsoft. Per questo motivo è un piacere per me introdurre Daniele Pagani, che è il Chief Operating Officer di Codemotion e che, come dire, saluto. Daniele, ci sei? Ci sono. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito, è un piacere essere qui insieme a voi in questa giornata importante per la community e per affrontare un tema così come dire, hot topic come l'upskilling e soprattutto riguardo quella che hai menzionato prima, no? Che è il topic legato alla parte cloud. Come dicevi, Codemotion per gli sviluppatori e per le community di sviluppatori. Cosa fa Codemotion e cos'è Codemotion per chi non la conosce? È una piattaforma multicanale che supporta sostanzialmente gli sviluppatori nella loro crescita professionale. Siamo in un'era particolare di grande digital transformation, quindi nell'ottica di andare verso appunto il cloud, come dicevi prima, e di trovare nuove tech trend e competenze, e quindi i talenti informatici rappresentano un fattore competitivo chiave in quest'ambito. We can go on the next couple of slides, also the next one. Abbiamo, giusto per snocciolare qualche numero che è in evidenza, ma cosa fa Codemotion? Codemotion
in quest'ottica, quindi nell'ingaggio verso la parte appunto delle community degli sviluppatori, cerca di sviluppare un percorso di crescita professionale che parte appunto da chi approccia tutti i nostri servizi su piattaforma da studenti, verso poi arrivare alla formazione su junior developer, middle developer, fino agli influencer che rientrano appunto nella nostra area di community, e sono le persone che poi con noi rimangono strettamente e costantemente in contatto, proprio con lo scopo di sviluppare in modo più accurato possibile quei percorsi di crescita che noi cerchiamo di erogare attraverso tutta una serie di attività che vanno dall'on demand a attività live. Cerchiamo di svilupparle su tutto il mercato europeo. Come vedete ci sono circa 300 community tecniche, occupiamo circa un bacino e raggiungiamo circa un bacino di sviluppatori nel network di più o meno 500.000 di sviluppatori, e tra questi appunto abbiamo i nostri influencer, gli ambassador, con cui andiamo proprio a definire quelle che sono le linee guida di alcuni dei nostri percorsi. Tra questi percorsi, sì. Devo dire, se posso, che i numeri sono impressionanti. Ora, giusto per coerenza rispetto ai numeri che avevo mostrato prima, giustamente tu dicevi questi sono i vostri numeri del network, perché Codemotion non è solo Italia. Leggo giustamente che questo è riferito a Codemotion Europa, giusto? Esatto. Okay. E devo dire che comunque a livello europeo questa tematica è anche abbastanza evidente. Si vede il concetto di community implementato per certi versi in maniera diversa su varie country, questo forse me lo potrei anche confermare. Tendenzialmente quello che vedo è che in Italia ci sono pochi grandi hub di community e poi tante community più piccoline, ma che comunque grazie al digitale, mi viene da dire, stanno facendo dei numeri importanti, e quindi stanno dando una mano poi verso quel tema della condivisione dell'informazione che si traduce in possibilità di sviluppo. Assolutamente, assolutamente. Poi, come dicevi tu, sicuramente questi sono i nostri numeri overall lato europeo. Consideriamo che Codemotion è nata inizialmente in Italia, quindi diciamo che il nostro bacino più grosso, lo zoccolo duro su cui noi insistiamo, resta sempre l'Italia, seguita dalla Spagna, quindi noi come country di riferimento principale, che cuba più o meno il 30%, 35%, è sicuramente l'Italia, seguita dalla Spagna, e successivamente la parte nord europea, Germania, Benelux come diciamo country 3 e country 4, e siamo appunto in espansione poi sulle altre country, però quei numeri che davi sono sostanzialmente in linea. Tant'è che proprio nel momento in cui noi andiamo a sviluppare i nostri percorsi, come ti dicevo, lo facciamo anche attraverso quelli che sono i feedback e i follow up che noi riceviamo dalle community, dalle survey, dall'ingaggio diretto, e cerchiamo di sviluppare poi tutta quella che è la nostra serie di contenuti live, dalle conferenze, webcast, meetup, proprio sulla base di questi follow up. Era interessante quello che dicevi prima, perché noi in generale sviluppiamo ad esempio le conferenze cercando di stare su delle macro aree che arrivano appunto rispetto a quei di riferimento che arrivano rispetto a certi follow up. Le macro aree riguardano, dato per darti un'idea degli interessi e delle competenze all'interno, back-end cloud va a circa il 30%, seguito dal front-end, poi dall'artificial intelligence e machine learning. La parte relativa ai topic di interesse del cloud e del serverless è assolutamente un hot topic in grande crescita. Noi abbiamo come topic diciamo over the top, abbiamo la parte di software architect, seguita immediatamente dopo appunto dalla parte di cloud serverless. Quindi su questo troviamo assolutamente attinenza con quel numero che hai snocciolato prima del 42% di crescita. Ok. Voi questa popolazione la indirizzate con come minimo 3 aree di, diciamo così, o 3 ambiti di formazione, 3 tipologie di contenuti, se non mi sbaglio. Sì, come ti dicevo, quindi cerchiamo di svilupparle su delle macro aree tematiche.
sia sulla parte delle conferenze online, sia sulla parte webcast, in particolare che sono i nostri contenuti live. Quindi la parte di back-end, la parte di front-end, artificial intelligence e machine learning. Poi c'è un'area che comunque risulta essere di grande interesse nell'upskilling, che è tutto ciò che riguarda il tech career e il team building anche all'interno di queste macro aree. E poi c'è un'area che riguarda le emerging technologies. Questa cosa è altresì interessante perché in questo processo di crescita comunque la community tende a, ok, voglio assolutamente andare in una direzione di upskilling, formarmi, creare nuove competenze su quelle che sono le macro tematiche e tenere sempre però le antenne ben alzate su quello che è il trend della tecnologia per capire magari da qui a un anno che cosa può succedere. E quindi questa è l'area che comunque viene inserita all'interno delle macro. Oltre ai contenuti live, poi mi parlavi dei vostri contenuti on demand. Sì, esatto. Poi abbiamo tutta una serie di contenuti on demand che sono percorsi di formazioni attraverso del learning path che vanno sostanzialmente a riprendere un pochettino alcuni di questi hot topic che noi abbiamo all'interno delle macro aree tematiche, dal front-end appunto al back-end, cloud, big data, artificial intelligence, la parte di security. Poi abbiamo tutta una serie di articoli per i developer attraverso il nostro magazine e poi tutto ciò che è il video on demand, quindi tutto quello che viene erogato in modalità live attraverso le conferenze, attraverso i webcast, i webinar e i meetup, sono poi disponibili in una sezione on demand che poi stiamo anche cercando di sviluppare e come dire, migliorare proprio perché in questo momento di pandemia siamo tutti molto legati all'online e quindi dobbiamo cercare anche qua di espandere noi stessi anche verso questo tipo di aree. L'ultimo aspetto poi era la parte di EduTech. Sì, diciamo che qui è la parte che riguarda più tematiche di sfida, mettiamole così, legate a degli hackathon online, coding challenges, quindi sfide di codice con finalità per le aziende spesso e volentieri in ottica hiring e tech marketing, e poi l'online edutech e la corporate social responsibility, dove comunque ci attestiamo su percorsi anche qui di education finanziati da grandi aziende. Dove però diciamo che le tre aree di riferimento vanno tutte in un'unica direzione, cioè il tema dell'upskilling e della crescita professionale appunto dei developer facenti parte o meno di community dedicate. Il nostro obiettivo è quello di creare, insomma, aggregare come hub queste community e dargli poi tutti gli strumenti necessari per poter deliberare al meglio la parte formativa, l'aggregazione per tutti i developer. Perfetto, ti ringrazio, sei stato molto preciso e hai contribuito con dei numeri secondo me interessanti per chi ci sta ascoltando a disegnare la picture di quello che è in questo momento il panorama italiano. Ora, appurato che esiste un'esigenza di skilling che oltre a quei numeri che vi facevo vedere prima di persone che si formano o profili che crescono, c'è dall'altra parte una fortissima ricerca sul mercato di questi profili fortemente skillati. Lascerei la parola ai miei due colleghi, Mariangela Orme e Massimo Bonanni, che ci tratteranno il tema della che cosa sta facendo Microsoft sulla tematica di skilling. Mariangela, Massimo, a voi. Grazie Marco, buongiorno a tutti. Mi ricollego alla keynote che ha fatto ieri Satya, no? È stato tantissimi annunci strabilianti, dalla mixed reality al nuovo paradigma del cloud, ma tutte realtà che ci portano poi ad un punto: come facciamo a farle diventare tecnologie veramente innovative e implementarle? Lo stesso Satya ha toccato questo punto, parlando di necessità di democratizzare gli skill e di democratizzare la capacità di costruire. Quindi per noi è una cosa importantissima questa, cioè far diventare lo skill parte del DNA del developer, ma proprio del DNA aziendale. Come Microsoft noi portiamo avanti tutta una serie di programmi anche interni. Lo skilling è proprio qualcosa che fa parte della nostra attività quotidiana, e anche persone che non hanno necessariamente un ruolo tecnico, anche manager, sono in qualche modo tra virgolette obbligati a portare avanti appunto questi loro skilling e a costruire le loro competenze.
Quindi diciamo l'importanza veramente di dedicare dei programmi e dare diverse modalità di accesso allo skill è qualcosa che sentiamo veramente come azienda. Come lo facciamo? Lo facciamo chiaramente in maniera diversa e in maniera articolata, in modo da dare a tutti, no, l'opportunità di trovare il modo giusto per costruire i propri skill, sia dal punto di vista tecnico, che è la cosa di cui tocchiamo oggi, ma anche skill di altro tipo, quindi skill di tipo business, di tipo personale. No, torno indietro, scusami. Da cosa partiamo? Il self-paced learning. Abbiamo costruito tutta una serie di moduli che sono organizzabili tra di loro per costruire un proprio piano appunto di learning, dove si può partire da diversi punti di vista, dal punto di vista del prodotto, se mi interessa, o più diciamo tipicamente dal punto di vista del mio job role. Sono un developer, sono un administrator, sono un solution architect, troverò nei moduli del MS Learn la possibilità di costruire i miei skill andando a mettere insieme non solo diciamo moduli online, ma anche magari dei lab on demand. L'altro punto sono dei training che mettiamo a disposizione per chi si avvicina al mondo della tecnologia, da vari punti di vista. Quindi avremo dei training days nei quali avviciniamo le persone in una modalità abbastanza light, quindi con delle mezze giornate, dove diamo in modalità del tutto gratuita accesso appunto a know-how sui fundamentals di Azure, i fundamentals di data, di AI, di tutte quelle che sono le nostre piattaforme. Andando avanti nella costruzione dello skill, arriviamo poi a percorsi invece più diciamo costruiti, più approfonditi, con delle sessioni instructor-led, e quindi abbiamo tutta una serie di partnership con learning partner che erogano questi training, ma anche dei technical trainer nostri interni, come appunto Massimo, a cui tra poco darò la parola, che proprio portano in aula la loro esperienza per poi costruire un dialogo con chi partecipa e aiutarli a raggiungere gli skill. Il punto finale di tutto questo è, dal nostro punto di vista, la certificazione. Certificazioni non tanto come dire, popolari in Italia quanto possono essere in altre realtà. Se mi confronto per esempio con i numeri della Spagna e della Francia, abbiamo numeri ben diversi, ma prossima slide Marco, quello che si vede in realtà è che la certificazione è un'arma in più per chi cerca lavoro, ma anche per chi vuol fare magari un passo avanti in azienda, perché certifica effettivamente in maniera diciamo standardizzata effettivamente la competenza e la conoscenza su determinati skill. Punto durante le certificazioni il costo tipicamente, anche su questo noi come azienda stiamo cercando di venire incontro alla platea di developer, ma anche alla platea di chi magari in questo momento difficile ha perso il lavoro. Abbiamo fatto quindi un programma proprio dedicato a chi è stato impattato dal Covid, con un prezzo speciale di $15 per una delle certificazioni che vedete qui elencate, proprio per dare la possibilità alle persone di costruire magari uno skill riconosciuto e aiutarli a trovare lavoro. Non necessariamente dovete essere disoccupati per poter usufruire di questi vantaggi, perché in realtà abbiamo anche una serie di programmi dedicati alle aziende, dedicati ai partner, dove anche qui il costo della certificazione è portato anche a zero. Quindi da questo punto di vista vi invito magari a verificare con i vostri referenti HR o i vostri IT manager se ci sono dei programmi in essere. A questo punto, ecco l'ultimo piccolo punto che volevo toccare, poi passo la parola a Massimo. Un programma analogo l'abbiamo fatto anche sulle piattaforme LinkedIn, perché anche su LinkedIn, sempre in tema Covid, abbiamo messo a disposizione tutta una serie di moduli gratuiti su LinkedIn Learning, che sono quindi a disposizione per costruire gli skill sui propri job role. Il tempo è strettissimo, quindi passo la parola a Massimo per approfondire il tema delle certificazioni e sono comunque a disposizione per eventuali domande e approfondimenti in seguito. Grazie Mariangela, intanto buongiorno a tutti, io sarò breve e conciso, sono qui per darvi riferimenti, un po' di informazioni e soprattutto quali sono gli strumenti gratuiti che avete a disposizione. Ce ne sono tanti e come diceva diciamo una parte della settimana enigmistica, forse non tutti sanno che, io sono qui per risolvere il forse non tutti sanno che. Allora, intanto brevemente, le certificazioni da qualche anno sono orientate al ruolo e non alla tecnologia. Questo perché? Perché le tecnologie cambiano repentinamente. Mentre io parlo abbiamo rilasciato qualche servizio e ne abbiamo tolto qualcuno, quindi non possiamo stargli dietro e quindi sono orientate al ruolo.
Cosa più importante, prima di lasciare la chiusura a Marco, se cambi slide per favore, cosa avete a disposizione? Intanto, forse non tutti sanno che c'è tutta un'area di ebook gratuiti che potete scaricare, ebook non scritti da noi, sono ebook in vendita che Microsoft prende e mette a disposizione. Gli esami prevedono dei corsi, come ha detto Mariangela, i corsi prevedono dei lab. Questi lab sono a disposizione gratuitamente su GitHub, quindi avete a disposizione tutti i lab di tutti i corsi che noi eroghiamo. Ovviamente avete la necessità di avere una sottoscrizione Azure per poterli, in particolare quelli di Azure, per poterli eseguire, e lì avete anche la possibilità di attivarvi una sottoscrizione free, ma non entriamo nel merito delle sottoscrizioni. Esiste tutta una parte di formazione all'interno di GitHub, che si chiamano GitHub Learning Labs. Ho riportato il link per tutto quello che riguarda la formazione su GitHub. LinkedIn, come va detto Mariangela, fino a dicembre avete a disposizione contenuti gratuiti, quindi consiglio, c'è tempo, però insomma affrettatevi. I Learning Path sono i nostri moduli di formazione. Interessante, alcuni moduli di formazione all'interno hanno dei laboratori, degli esercizi che vi permettono di giocare con Azure, vi apre automaticamente una sottoscrizione Azure, in realtà non ve la apre, ve la fa usare, vi fa una sorta di console, di sandbox in cui potete smanettare, tra virgolette, lo sviluppatore ama smanettare, quindi da questo punto di vista è perfetto, gratis, sia in ottica formazione per la certificazione, sia in ottica sono curioso di capire come funziona. Infine, Mariangela va detto, Virtual Training Days, 2 giorni, un giorno, 2 giorni, qualche ora al giorno di formazione online. La cosa interessante, vi prepara su i fundamental e vi dà la possibilità di avere l'esame gratuito a seguito della partecipazione a questo. Quindi strumenti ne avete e quindi non avete scuse, non ci sono più alibi. Una volta l'alibi era costa, ora non costa, quindi vi aspetto tutti alle certificazioni e passo la parola a Marco. Grazie. Grazie mille Massimo, grazie anche a te Mariangela e grazie anche a Daniele. Tendenzialmente, se volete, le informazioni che sono state condivise oggi, noi abbiamo avuto modo di ricondividerle anche all'interno del programma di comunicazione che come Microsoft Italia stiamo facendo. Troverete quindi sempre materiale corrente e aggiornato su quelli che sono i siti di Microsoft Italia relativamente appunto alla componente di skilling. Tra parentesi, prima di chiudere con la tematica di Cloud Skill Challenge, con Mariangela e con Massimo stiamo organizzando uno Skilling Day tecnico che si terrà sempre online al 31 di questo mese, in cui ribadiremo questi concetti e daremo ulteriori risorse. Quindi vi invitiamo anche a prendere parte a questo di evento, perché potremo approfondire con più tempo e con più calma un po' di quelli che sono i temi che sono stati citati. Chiudiamo, se volete, la sessione con un tema che è quello del non ci sono più scuse, diceva Massimo, adesso la disponibilità di contenuti c'è su piattaforma Microsoft, c'è su piattaforma come dire Codemotion, c'è su tutta una serie di altre realtà e partner Microsoft. Quello che stiamo cercando di fare per quanto possibile, oltre che rendere la formazione, diciamo così, semplice e gratuita, anche un po' più ingaggiante da un punto di vista di soddisfazione. Quindi abbiamo presentato lo scorso Ignite a settembre il concetto di Cloud Skill Challenges. Le Cloud Skill Challenges sono né più né meno che una sfida in cui si compete con altri partecipanti alla conferenza. Per quanto riguarda quella attuale di Ignite, c'è una skill challenge in corso che potete accedere guardando il link o cliccando il link che trovate lì sotto, e che, se completata, dà su diversi prodotti e programmi accesso a esami di certificazione gratuiti. C'è invece sempre sempre in corso una Always On Cloud Skill Challenge 30 giorni per imparare, o 30 Days to Learn, che potete sempre utilizzare. Se mi contattate su LinkedIn, vi creo per le vostre community, per i vostri clienti o la vostra azienda anche delle challenge specifiche che potete utilizzare per incentivare la formazione ad hoc. L'abbiamo fatto per, ad esempio, Codegen Verona, lo faremo per altre attività, ed è sempre un piacere vedere che c'è gente che si dà da fare per partecipare. Vi ringrazio tutti per l'attività, buona giornata e buona continuazione con Ignite. Perdonami, solo una piccola precisazione. Molte domande mi vengono fatte relative agli aggiornamenti degli esami, cioè quando un esame scade devo rifare l'esame, quindi devo ripagare? No, nei link che riceverete, nei link delle slide troverete lo Stay Current, la possibilità di
aggiornare, di rinnovare la certificazione dopo un periodo, un anno, ed è attiva praticamente da adesso, da marzo, gratuitamente utilizzando il portale. Quindi anche il rinnovo è free. Quindi scusate la piccola postilla. Benissimo, di nuovo, grazie ancora Massimo, grazie a tutti, alla prossima. Grazie, arrivederci.